Allora, come prima cosa che cosa dobbiamo scaricare? Ci servirà Postman. Vediamo, prima questa tipologia di ehm, quindi download Postman, questa tipologia di software che è un simulatore di richieste HTTP. Guardate, andiamo su postman.com/downloads, clicco su download 64 bit, ok? In alcune situazioni Postman fatica ad installarsi, quindi quello che vi consiglio è vediamo due alternative, prima vi faccio vedere come funziona con Postman, poi alla fine, verso la fine del video, vi faccio vedere un'altra tipologia di software che si chiama Insomnia, che è anche molto valido. Attendiamo ovviamente il download. Una volta scaricato Postman facciamo partire l'installazione, impiegherà qualche secondo. Eccolo qui. E praticamente avremmo a disposizione, io avevo già, avevo già Postman sotto, già installato, ha conservato l'history e praticamente noi ci ritroviamo davanti ad una cosa di questo genere. Probabilmente la parte di history sarà totalmente vuota, per voi io ce l'ho con qualche informazione in più. Chiudo ovviamente tutte quante le tabs, così almeno non ho nulla a disposizione. Allora, guardate, vado a crearmi una nuova request, quindi vado a simulare quella che è la mia request. Ovviamente ricordatevi sempre che dovete avviare il server node index.js. Perfetto. Allora, guardate, l'idea è proprio questa. Lui accetterà un oggetto con all'interno della request body, guardate, questi elementi che abbiamo qui. Quindi dovremmo inviare un JSON con questi identificativi e poi il valore che noi gli diamo. Ok? Quindi ce l'abbiamo già a disposizione. Guardate. Allora, la prima cosa che facciamo è selezioniamo la tipologia post, poi qui gli mettiamo un bel http 127.0.0.1 API oggetti e basta. Guardate, l'idea è proprio questa. Noi dobbiamo popolare o comunque sia dobbiamo andare ad inserire gli oggetti all'interno del nostro payload e quindi del body. Ok? Guardate che cosa c'è qui sopra, c'è body. Ok? L'idea è quella che per inserire le informazioni all'interno del body clicchiamo su row e dato che l'HTTP request deve essere di tipologia RESTful API che utilizza il JSON come meccanismo di scambio, qui selezioniamo invece che text JSON. E qui andiamo a mettere tutte quante le nostre informazioni. Guardate, apriamo parentesi graffa, nom, due punti, ad esempio silicone. Silicone. Poi vado a mettergli la des, due punti, appiccicoso. Poi vado a mettergli, vediamo un pochettino che cosa ci manca, dimenticato, il codice univoco, questo è molto importante per noi, poi il prezzo, la quantità e la categoria, quindi attenzione, cod, due punti, sil 1, 2, 3, 4, poi il prezzo sarà per esempio 8.5, poi la quantità, due punti ce n'ho 200, e poi le categorie, cat, sempre come tipologia di sequenza, per esempio bricolage, ok? E poi casa. Guardate, l'idea è proprio questa, vedete come le chiavi corrispondono a quelle che dovranno essere poi interpretate dalla mia request body, vedete? Bene, se tutto quanto va bene, va a buon fine, vado in send, guardate, lui mi dice che c'è un 404 not found, HTTP API oggetti, andiamo a controllare, API oggetti di tipologia post, la cosa che ci siamo dimenticati, eccolo qui, è la porta, sulla porta 4000, altrimenti di default va sulla 80, guardate, effettivamente siamo riusciti ad inserire le nostre informazioni. Vedete questo cambio? Questo è codice, nome, descrizioni che è direttamente diverso da quello che gli ho spedito io? Perché? Perché tecnicamente questo è l'oggetto che vado a popolare con i dati provenienti da questo body, ok?
E quindi fondamentalmente l'unica cosa che ci serve adesso qual è? Beh, tecnicamente vado a prendere questo tempo e lo vado a inserire all'interno di che cosa? Del mio elenco che sta qui sopra, tramite una funzione di tipologia elenco.push, ok? Che in pratica fa spingere un nuovo oggetto all'interno del nostro elenco di temp. E poi che cosa faccio? Ovviamente qui che cosa dovrei fare? La push cosa mi restituisce? Tecnicamente non mi restituisce assolutamente niente. Qui dovrei verificare nel caso se l'operazione è andata a buon fine, su questo siamo d'accordo. Facciamo finta che tutto quanto è andato a buon fine e facciamo un res.json, gli facciamo un status, due punti, ok. Oppure facciamo così, success. Ci siamo? Guardate qual è l'operazione, vado ad effettuare quindi questo inserimento, lui mi dice che è stato success, ok? Se adesso io vado a creare una nuova richiesta tramite tipologia get, che prende sempre, guardate questo indirizzo qui, vi ricordate che è la find all, vado in send, avrò la vite piatta, il mio giravite e poi il silicone che ho appena inserito. Quindi questa è la testimonianza che praticamente siamo riusciti ad effettuare la nostra operazione. Quindi guardate, se vado ad effettuare una ricerca puntuale tramite il codice, funziona anche questa, che è sempre una get. Ci siamo? E questa è la conferma di quello che abbiamo visto prima. Il potenziamento un po' più grande che potremmo fare in questo momento qual è? Se l'identificativo è univoco però, io in questo caso potrei reinserire più volte lo stesso identico oggetto. E allora cosa potrei fare? Ma non potrei usare lo stesso identico elemento che era la for of di prima per andare a verificare che ci sia effettivamente l'oggetto, che non ci sia, scusatemi, effettivamente l'oggetto e se c'è non faccio l'inserimento? Guardate, facciamo questa soluzione molto naif, per carità, ci sono mille molto più ottimizzate, però facciamo le cose con calma, step by step. Quindi per ogni let index, quindi item of che cosa? Elenco.entries, vi ricordo che praticamente questo serve a creare una sorta di cursore che praticamente seleziona ogni singolo oggetto e qui mette l'identificativo dell'indice che ci servirà poi. Allora che cosa succede? Se allora, l'unica cosa che dobbiamo fare in questo caso qual è? Cercare il nostro oggetto. Quindi che cosa significa? Che praticamente l'elenco.push dovrà essere effettuato se e solo se non esiste fondamentalmente quello che noi abbiamo a disposizione. Quindi effettivamente che succede? Qui dentro cicliamo tutto quanto l'elemento e che cosa facciamo? Se l'item.codice è uguale a che cosa? Guardate, tecnicamente riprendiamo sempre request.bodyCode oppure temp.codice uguale, quindi praticamente a quello che noi abbiamo inserito nel body, significa che hai trovato un oggetto con lo stesso identico codice, ok? Prima di fare la push. Quindi che cosa devi fare? Qui, ragazzi, tecnicamente devi buttare fuori questo elemento status errore oggetto non presente. Scusatemi, oggetto con lo stesso codice già presente. Ok? Questo che cosa mi permette di fare? Allora, creo il mio oggetto temp, poi praticamente cosa faccio? Vado avanti faccio un ciclo rispetto a quello che è la ricerca di un codice già presente. Se è già presente, questo qui mi permette di uscire dalla mia funzione, quindi termino la mia response e quindi non vado più avanti. Se invece non entro qui dentro, quindi non si attiva mai questa uguaglianza, fondamentalmente vado a fare la push e quindi questo ha successo. Ci siamo? Guardate, vado a salvare, stoppo e reinserisco, quindi rivado a rieseguire. Allora, faccio ovviamente, per quello che ho detto all'inizio del video precedente, questo mock, quindi non c'è persistenza dei dati, ogni volta che restarto il server ci stanno soltanto i due elementi che ho messo all'inizio. Se vado vedete questa è la testimonianza che ho soltanto la vite e il giravite. A questo punto vado in post, inserisco il silicone e mi dà success. Quindi guardate, la sua conferma è che ce n'ho 3, vedete? Eccolo qui, il silicone appiccicoso. Se io provo a reinviare un'altra volta il mio silicone, guardate, status errore, oggetto con lo stesso codice già presente. E quindi guardate, l'operazione non va ad effettuare la modifica perché? Perché effettivamente ho già le mie operazioni. Attenzione, qui però, guardate,
vediamo fondamentalmente che lui l'operazione l'ha fatta perché ci siamo dimenticati una cosa. Perché all'interno del res.json, allora le response sono a catena, fondamentalmente è come se potessi aggiungere più operazioni una dietro l'altra. Per terminare l'operazione faccio una return. Ovviamente stoppo la mia response qui e lui non effettua più operazioni successive. Quindi vado a rieseguire il mio Node.js, ritorno su Postman, quindi provo ad inserire, guardate, l'oggetto 2 volte, eccolo qui, rieseguo l'elenco, guardate, e praticamente ho il silicone soltanto una volta ripetuto. Perdonatemi, ovviamente c'era quel piccolo, quel piccolo errore.